Io mi chiamo Katia Gambino, faccio parte del Disability Pride e sono stata fortunata perché ho un lavoro in un'amministrazione pubblica che mi permette di vivere una vita normale, anche a livello economico. Ma la sfida più grande comunque che ciascuno di noi, persona disabile, deve affrontare nella vita è quella di condurre una vita normale. Perché è proprio la normalità che nel nostro caso sembra diventare eccezionalità, invece no. Un'altra cosa che penso è che il datore di lavoro deve affrontare la sfida più grande, perché assumere una persona con disabilità significa predisporre un luogo di lavoro adatto, adeguato alla persona che vuole assumere, al tipo di disabilità che la persona ha, e quindi è un atto coraggioso nella società in cui viviamo, però io ci credo che si possa arrivare a questo livello di consapevolezza degli imprenditori, di chi ha un'attività economica, e quindi sì, credo che sia possibile superare questa sfida, e anche vincerla. La mia amministrazione è consapevole del fatto che io ho delle difficoltà di movimento e quindi mi supporta in questo. Per esempio, si è rotta la stampante mia personale che mi permette di non alzarmi e andare in corridoio, perché ormai sono tutte centralizzate, e loro hanno provveduto, certo nei limiti della disponibilità, hanno provveduto ad aggiustarmela e nel caso in cui non fosse stato possibile a cambiarmela. Quindi loro, non c'è bisogno che io dico loro io ho bisogno, loro lo capiscono, c'è questa consapevolezza. Io faccio una notevole differenza tra ente pubblico e ente privato, perché, ripeto, l'ente pubblico è tenuto a rispettare la normativa, la legge, però un ente privato una persona ci va più cauta, perché ha paura di perdere il lavoro, già si reputa, probabilmente la persona disabile si reputa già fortunata di avere trovato chi gli dia opportunità di lavoro, e per cui magari non fa le rivendicazioni giuste. Io mi sento di consigliare, per le persone che comunque hanno una disabilità grave, mi sento di consigliare il lavoro in smart working da casa, perché se le gambe o le braccia non ci supportano, sicuramente abbiamo un'intelligenza pari agli altri, quindi la disabilità non colpisce la testa, non colpisce il cervello, e quindi sfruttare le opportunità di queste persone, soprattutto se sono persone meritevoli, mi sembrerebbe giusto, equo e non discriminante. Siamo sempre stati trattati come persone che danno più problemi degli altri, ma noi in realtà i problemi più degli altri li abbiamo. Noi ci sentiamo disabili nel momento in cui non possiamo svolgere le normali azioni degli altri, perché gli spazi non ce lo permettono, perché non sono accessibili, per cui diventiamo un peso per gli altri. Se noi avessimo l'opportunità di vivere in una città accessibile, diventeremmo autonomi, capaci di gestire la nostra vita in modo indipendente. Ora come ora non credo che nella città di Palermo ci siano queste persone così illuminate, aperte, che ci vedono come un'opportunità. Piuttosto penso che ci vedano come un problema in più da risolvere. Anche la nostra vita, il nostro spazio, il nostro tempo libero è dettato proprio da questi problemi, perché ovviamente prima di uscire dobbiamo trovare il locale accessibile, che ha il bagno accessibile, che ha la pedana, c'è un gradino ma ha la pedana per farci salire. Quindi tutto, purtroppo nella nostra vita tutto deve essere programmato. Deve essere preparato prima, e questo comporta una grande fatica, un lavoro in più che se vivessimo in una città per tutti non ci sarebbe, perché noi dobbiamo decidere prima in quale locale andare, se quella pizzeria ci può accogliere, quindi un lavoro preparatorio che di solito faccio io col gruppo con cui usciamo, perché
perché ormai conosco questa realtà e so che non è così facile. Non capisco neanche cosa significa il termine accessibile, perché ci capita di andare dopo che una telefonata preventiva, però che ne so, il bagno per esempio, c'è il bagno accessibile, ma prima devi superare 2 gradini e poi se ne escono con la frase non si preoccupi, l'aiutiamo noi. Questo non capiscono, non comprendono che questo, cioè che non è dignitoso farsi aiutare. Cioè voglio dire, sia ben chiaro, io non sono una persona superba, orgogliosa che non chiedo aiuto, no. Se mi serve lo chiedo, se non mi serve non lo chiedo, ma non vedo il motivo per cui io non posso andare in un locale, in una pizzeria, in un ristorante senza per forza essere aiutata dagli altri. Perché non ci posso andare in modo indipendente? Perché non posso decidere all'ultimo momento vado qui anziché in quella? Perché vado qui, in quella, cosa mi aspetta quella? Com'è quella? Che cosa vado a trovare lì? La disabilità non è soltanto tua personale, coinvolge anche il gruppo con cui esci, perché se poi non puoi entrare in quei locali rovini la serata a tutti gli altri. Quindi nel momento in cui rivendichi quelli che sono i tuoi diritti diventi una rompiballe, diventi una persona che è pesante e che appunto che non ha quella leggerezza che probabilmente una persona che non vive questa situazione non capisce.